Mamma mia, ogni volta che devo mettere il caffè nella moka faccio sempre un macello. Il video di oggi è interamente dedicato ad un oggetto che ha attirato moltissimo la mia curiosità e avevo voglia di condividerlo con voi perché secondo me nasconde qualcosa di realmente geniale. E adesso iniziamo! Via! Si chiama Moka Doso ed è un dosatore per caffè che è in grado di funzionare da una singola tazza per moka fino a 12 tazze. Un'invenzione al 100% italiana creata e inventata qualche anno fa da 3 ingegneri siciliani. Partendo dal packaging, devo dire non molto accattivante, soprattutto queste foto che non sono a mio gusto. Molto carino invece è il nome, mi piace questa moka disegnata sulla cappa, e poi da un lato ci sono le istruzioni, ma è molto semplice da utilizzare, tra poco lo vedremo, e quella che vi ho fatto vedere appena adesso, cioè che è in grado di poter dosare il caffè da 1 a 2 tazze di moka fino a 12. Quello che troveremo all'interno fondamentalmente è questo. L'oggetto è proprio così, molto semplice. Un tappo, c'è un pressino che poi vedremo come funziona, io lo chiamo pressino, non so se si chiama pressino, e poi questo che è il contenitore ha un tappo che serve a chiudere questo buco, ma questa è realmente la genialata, la vediamo tra poco nel video perché è veramente interessante, ed è questo l'oggetto in questione che vedremo adesso. La prima cosa da fare ovviamente è quella di riempire il Moka Doso. Le istruzioni dicono di riempirlo per 3/4 e forse questa è l'unica o la prima pecca che ho riscontrato, perché ne avanza un pochettino all'interno della busta e poi con quello cosa ci fai, come lo chiudi, dove lo devo mettere? Questo insomma è un po' la prima parte che non ho capito bene. Come anticipato prima, l'utilizzo è realmente semplice. Una volta riempita la caldaia con l'acqua si poggia il Moka Doso sopra e con il pressino si iniziano a compiere questi movimenti in modo tale da spingere il caffè al suo interno, come state vedendo adesso fondamentalmente. Una volta che non riusciamo più a pressare il caffè, il Moka Doso ha fatto il suo lavoro, possiamo sollevarlo e come vedete il caffè è completamente lineare al filtro. Ora io già so cosa state pensando, ma il caffè nella moka non va mai pressato, e tranquilli perché è veramente così, ma in questo momento il caffè in questo caso non è stato pressato, ma sta seguendo un altro principio che è secondo me la parte geniale, ma lascerò la parola al mio amico detective che vi spiegherà un po' meglio qual è il principio che esegue questo oggettino. Il Moka Doso utilizza una parte del principio di sinterizzazione delle polveri. Ora proverò a spiegarlo in maniera molto più semplice, ma comunque vi lascerò il significato nelle descrizioni qui sotto. La polvere di caffè, quando viene spinta attraverso quel forellino ed entra all'interno di uno stampo, in questo caso il filtro, andrà a riempire in maniera molto uniforme e omogenea tutto lo spazio presente all'interno di quello stampo, quindi del nostro filtro. Aumenterà la sua densità. Un po' è quello che succede con un liquido, quindi quando noi versiamo l'acqua all'interno di un qualsiasi bicchiere che prende la forma di quel bicchiere. Inoltre il forellino ha qualcosa di veramente speciale perché è fatto in modo tale da fare qualcosa di veramente fighissimo. Nel momento in cui noi finiamo di riempire quello spazio, quindi quel contenitore, il filtro della moka, come noi lo andremo a sollevare è come se permettesse alla polvere di caffè di esercitare una forza verso l'esterno e quindi non far cadere nessun granello di caffè al di fuori di quel forellino nonostante è ancora aperto. E adesso torniamo al video. Ora ci sono rimaste due cose interessanti da fare. La prima è ovvia, cioè controllare se da una tazza fino a 12 tazze funziona alla stessa maniera. E la seconda, che forse se realmente fosse così è l'unico motivo, o meglio il motivo principale per il quale vi consiglierei di acquistarlo, è se riuscissi a mantenere la dose super costante. Visto che ho la fortuna di possedere qualche moka anche io, vediamo realmente se funziona.
Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, per me è precisissimo. Ed ora la prova più figa di tutte, ma prima di andare avanti però ti chiedo un semplice like su questo contenuto se lo stai trovando utile e ti sta piacendo. Questo per me è veramente importante perché mi aiuta a crescere con il canale. Se invece è la prima volta che capiti su questo canale, ebbene ti do il benvenuto. Mi chiamo Angelo e sono il detective del caffè ed in questo canale trattiamo solo argomenti legati al caffè, ricette e alle metodologie di estrazione. E se come me condividi questa stessa passione, ebbene ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto, ti assicuro non te ne pentirai. E adesso la prova di precisione. Quello che faremo adesso, quindi grazie all'aiuto di una bilancia di precisione, è verificare su 3 prove quanto si avvicinano a livello di peso l'uno con l'altro e assolutissimamente sbalorditivo. E finalmente siamo arrivati alle conclusioni e credo che la cosa migliore da fare sia quella di analizzare i pro e i contro che ho riscontrato su questo moka doso. Partendo dai contro, direi che il buchino nel tappo non è ovviamente il migliore per la conservazione del caffè e il fatto che non riesco a mettere tutta la busta all'interno del moka doso perché su 250 grammi me ne avanzeranno circa 70. Cosa ci faccio con quelli? Devo avere un altro contenitore a parte per conservarlo? Quello è un po' scomoda come cosa, però per quanto riguarda i pro devo dire che sono veramente fighissimi e geniali. Uno perché veramente è un oggetto velocissimo, precisissimo e soprattutto è in grado di mantenere la dose costante della nostra moka e quindi della nostra ricetta senza l'utilizzo di una bilancia, che al mattino è qualcosa di veramente super geniale secondo me. Il costo di questo oggetto è di 15 euro e lo trovate credo su Amazon, ma fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Secondo voi a chi è dedicato questo oggetto? Vi piacerebbe possederlo, quindi averlo a casa? Fatemelo sapere quindi nei commenti qui sotto. Io al momento mi fermo qui, grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!